Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica sulla concentrazione massa su volume. La concentrazione massa su volume viene espressa come la massa del soluto fratto il volume della soluzione. Ed è chiaramente come unità di misura l'unità di misura di una massa sull'unità di misura di un volume, ad esempio grammi su millilitro o grammi su litro. Facciamo subito un esempio. Prendiamo del sale, una massa di sale corrispondente a 40 grammi e li inseriamo dentro in un contenitore, in un becher. A questo punto aggiungiamo dell'acqua, che è il nostro solvente, ed otteniamo una soluzione finale, dopo aver mescolato in maniera opportuna, di 750 millilitri. È sempre utile fare un piccolo schema in cui si visualizza bene che cosa si è fatto. Abbiamo inserito quindi del sale, 40 grammi di sale, i quali sono stati solubilizzati in una quantità opportuna di acqua e il volume finale della soluzione ammonta a 750 millilitri. Soluzione. A questo punto vorremmo calcolare la concentrazione massa su volume del sale nella soluzione. Utilizziamo la formulettina precedentemente vista, quindi concentrazione massa su volume di sale è uguale alla massa del soluto, naturalmente del sale, in questo caso, fratto il volume della soluzione, la nostra soluzione acquosa. Inseriamo i dati, 40 grammi a numeratore, fratto 750 millilitri a denominatore. Calcoliamo il tutto ed otteniamo 0,053 grammi fratto millilitro. Che cosa significa? Significa che ci sono 0,053 grammi di sale in ogni millilitro di soluzione, ovvero 40 grammi di sale in 750 millilitri di soluzione. Potremmo esprimere anche l'unità di misura come grammi su litro. In questo caso togliamo i millilitri e mettiamo i litri. Allora moltiplichiamo il tutto per 1000 millilitri che compongono 1,000 litri. Si semplifica millilitro con millilitro e rimangono 53 grammi ogni litro. Abbiamo quindi cambiato unità di misura. Da grammi su millilitri siamo finiti a grammi su litro. Significa che ci sono 53 grammi di sale in ogni litro di soluzione. Facciamo un altro esercizio, un altro esempio. Abbiamo una soluzione in cui la concentrazione massa su volume sempre di sale ammonta questa volta a 57,0 grammi su litro. Abbiamo un volume di soluzione corrispondente a 670 millilitri. Vorremmo trovare la massa del soluto, quindi la massa di sale che è stato solubilizzato all'interno della soluzione. Questi sono i dati. Massa di sale, punto di domanda, grammi. Possiamo sempre ricorrere ad uno schema, ad una figura, così da facilitarci la comprensione del problema.
c'è una certa soluzione all'interno del nostro becher che ammonta a 670 ml. La concentrazione del sale all'interno della soluzione ammonta a 57,0 grammi su litro e vorremmo diciamo, in questa soluzione calcolare la massa di sale presente, quindi sale, punto di domanda, grammi. La primissima cosa da fare è sicuramente quella di scrivere la formula, che è la concentrazione massa su volume uguale massa assoluto su volume della soluzione, e in questa inserire dentro i vari dati. Allora, se inseriamo i dati, abbiamo che 57,0 grammi su litro devono essere uguali alla massa del sale, che è un'incognita, sul volume della soluzione, che ammonta a 670 ml. Da questa abbiamo ottenuto la nostra formulettina. Concentrazione massa su volume di sale, volume della soluzione. L'incognita è la massa di sale. La massa di sale è uguale a 57,0 grammi su litro per 670 millilitri. Tuttavia a denominatore abbiamo litri, a numeratore abbiamo millilitri, quindi bisogna trasformare questo 670 millilitri naturalmente in litri, e per trasformarlo in litri la corrispondenza è 0,670 litri, così che i litri si possono semplificare con questi litri a denominatore. Quello che esce è 38,2 grammi. 38,2 grammi è la massa di sale all'interno della soluzione. Facciamo un breve riassunto. In questa soluzione, in cui c'è del sale e dell'acqua, il sale è il soluto, l'acqua è il solvente, la concentrazione massa su volume di sale ammonta a 57,0 grammi di sale su litro di soluzione. Inoltre il volume di questa soluzione ammonta a 670 ml. All'interno di questa soluzione sono stati solubilizzati 38,2 grammi di sale. Spero che questo video vi sia stato di aiuto. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Grazie dell'ascolto e alla prossima!